Salve e benvenuti nel mio canale. Stai avvitando questa vite in un foro filettato, ma a un certo punto si blocca, non va più. Gli dai un poco la chiave, ma non va. E allora è meglio fermarsi perché c'è qualcosa che non va sulle filettature. Svitiamo e controlliamo. Il foro sembra ok, quindi il problema deve essere sulla vite. Ecco qui. Durante qualche lavorazione che abbiamo fatto, un montaggio, uno smontaggio, abbiamo danneggiato la filettatura, oppure è saltato un pezzetto di filettatura o si è piegato per X motivi. Quindi, non essendo più elicoidale, non si avvita. E in questo caso invito tutti a non forzare, perché sì, magari la vite entra pure, però poi non la ricacciate più, comincia a girare a vuoto a un certo punto, con un danno enorme. La cosa da fare è in questo caso ricorrere di nuovo al nostro kit per filettature. Questa volta utilizzeremo le filiere, cioè degli attrezzi che servono a filettare i perni. Prendiamo un calibro e misuriamo. Questo è un 8 mm, quindi un M8. Scegliamo tra gli utensili l'M8. È fatto così, vedete, non so se si vede bene in cam, è più smussato per accogliere, mentre dietro è dritto. Qui non serve perché il perno esce. Va montato su questo portafiliera. C'è una vite che blocca. Dobbiamo scegliere, ecco qui, c'è un piccolo invito per bloccare. Lo mettiamo, stringiamo un po' a mano. Vedete già, si tende a regolare un po' da solo. Ci accertiamo che sia bloccato e con un cacciavite, attenti alle mani a non farlo scivolare, diamo un po' di giri. Mi raccomando che non vi scivola, occhio quando fate, usate i guanti. Da, ecco, si deve stringere un po' decisi perché sennò comincia a ballare durante la filettatura. Si prende la vite danneggiata, vedete, dal lato della parte smussata che accoglierà e si comincia ad avvitare a mano. Si potrebbe anche bloccare il pezzo sulla morsa, ma in questo caso, essendo solo una vite, possiamo fare fino a quando va, lo stringiamo a mano. Arrivati al punto dove la filettatura si è piegata, procediamo con la chiave. Questa girando permetterà ai denti della filettatura di questa filiera, che sono è in acciaio molto temperato e ricco di carbonio, quindi molto tagliente, di rifare la filettatura nelle parti rovinate, cioè di togliere quel metallo in eccesso che piegandosi impedisce lo scorrimento dentro il foro filettato. Adesso sembra va a scatti perché sta mangiando. Non consiglio di usare l'olio perché il materiale da mangiare è pochissimo. Adesso stiamo, ecco qui. Magari facciamo più passaggi, risvitiamo. Già a mano non va ancora a mano, vuol dire che ci sono ancora delle creste della filettatura piegate e quindi non si svita bene. Lo ripasseremo nuovamente. Magari ogni tanto diamo un colpetto per togliere eventuali pezzetti di metallo che ostruiscono. Lo ripassiamo fino ad ottenere uno scorrimento fluido. A ogni giro l'acciaio della filiera si mangia il metallo in eccesso. Scusate se mi ripeto, ma vi voglio far capire. Ecco, adesso vedete qui era la parte ammaccata, si nota solo appena un po'. Ed anche qui, cioè non è che la filettatura dove è saltata la punta viene ripristinata, però perlomeno i solchi resteranno puliti e permetterà lo scorrimento nella filettatura.
Vediamo se adesso è tutto andato liscio. Vedete? Adesso si avvita anche a mano. L'ultimo colpo di chiave perché giustamente, ecco, le mani forti ma non come un avvitatore. Ecco fatto, abbiamo ripristinato la vite senza danneggiare la base. Un altro utilizzo di questa filiera, e magari state restaurando qualcosa, un bullone molto arrugginito con le filettature che sono sane ma sono intrise di ruggine, di sporcizia. Anche in quel caso una passata sulla filiera e questi pettini toglieranno tutto lo sporco accumulato dentro le gole dei filetti. Questa è una vite standard, uno potrebbe dire basta sostituirla, certo, ma se questa vite fosse con una testa particolare, una lunghezza oppure con un acciaio particolare, perché non tutte le viti sono uguali, queste sono viti da hobbista, ma ci sono viti di acciai speciali perché portano pesi, hanno resistenza alla trazione, quindi in quel caso la vite va ripristinata o trovata uguale. Le filiere servono appositamente per riparare o addirittura costruire da zero. Vi faccio un esempio: ho questo vitone per legno. Non mi serve questa parte questo tipo qua, mi serve una filettatura metrica, tipo questi qua. Allora misuro ed è pure questo è M4, 4 mm, scusate il riflesso, ma da 4 mm. Allora cosa ho fatto? Ho tolto la parte, ho tolto questa parte, l'ho tagliata e sfruttando questo perno ho preso questa volta un M4. L'ho montato come questo, però questa volta bisogna usare una morsa, ho stretto sotto e ho effettuato questa filettatura. Questo adesso mi sono fermato, ma se continuassi a girarlo col girafiliera sarebbe filettato tutto quanto. In questo caso bisogna, appena si inizia, no, per cominciare a fare i primi giri di filetto. Poi bisogna lubrificare perché si surriscalda girando e il metallo addirittura se si surriscaldasse troppo potrebbe avvenire una torsione e spezzarsi. Quindi in quel caso va lubrificato dopo i primi giri. Comunque ci vuole una morsa. Ecco qui, adesso praticamente se avessi costruito qualche cosa di particolare avrei una testa a croce con solo la punta M4. Questo è un dadino. Vedete quanto torna utile un kit per filettature dal costo, io lo pagai sotto i 20 euro credo, molti anni fa comunque, e non neanche professionale, un tipo hobbistico. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale, metti un like e condividi. Se ti fa piacere i video che pubblico sul canale, puoi anche fare una piccola donazione seguendo il link in descrizione. Grazie.